Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Come facciamo ormai quasi ogni giorno, andiamo a riepilogare e commentare le ultime in casa Inter. Ieri ha parlato Piero Ausilio, praticamente ha parlato a 360 gradi sul mercato dell'Inter ed andremo ad analizzare le sue parole e poi naturalmente andiamo anche a riepilogare le ultime per quanto riguarda Lookman, Çalhanoğlu, Thuram. Insomma, Leoni, ci sono tanti affari che potrebbero concretizzarsi sia in entrata che in uscita. Prima di iniziare il contenuto di oggi, come al solito, vi ricordo quei pochi semplicissimi click che però aiutano tantissimo il canale, ovvero un bel like al video, l'iscrizione e naturalmente la campanella delle notifiche attiva in modo che non perdete nessun contenuto. Iniziamo innanzitutto con Piero Ausilio che ha parlato anche di Lookman ed ha parlato in forma alquanto esplicita, oserei dire. Infatti leggiamo le sue parole: non c'è un piano particolare, posso confermare che abbiamo manifestato le nostre intenzioni all'Atalanta, abbiamo detto all'Atalanta quello che dovevamo dirle e è evidente che abbiamo una preferenza verso questo calciatore nel rispetto anche dei tempi. Non vogliamo portare avanti alcuna trattativa, ma consegnare all'allenatore il prima possibile i giocatori che ha in testa. Tornando a Lookman, il giocatore ha aperto all'Inter, ma noi cercheremo di fare le cose nel modo più corretto possibile verso l'Atalanta. È chiaro che è una dichiarazione che lascia poco spazio ai dubbi e con Lookman c'è l'accordo totale al 100% col calciatore e col suo entourage. Forse cifre leggermente più alte rispetto a quelle di cui si era parlato, non raggiungiamo gli 8 milioni netti che si era parlato in Spagna, ma si vocifera tra i 5 e i 5,5 più uno di bonus facilmente raggiungibile, portando così Lookman al pari dei calciatori più pagati in rosa dopo Lautaro Martinez. Per quanto riguarda l'offerta all'Atalanta, Lookman si dice che abbia chiesto alla società bergamasca di liberarlo per 40 milioni, forte anche un po' dell'accordo che c'era lo scorso anno e soprattutto del fatto che lui non si è mai messo contro l'Atalanta, sia quando c'è stata l'offerta del Paris Saint-Germain, sia quando a febbraio c'è stata la mezza rottura con Gasperini. Lookman è stato un professionista esemplare e non ha mai creato problemi effettivamente al club di Bergamo. La sensazione comunque che se non dovessero bastare i 40 milioni offerti dall'Inter con 45 più 5 di bonus, come si è vociferato da più parti, si possa arrivare alla chiusura, ma in generale ci sono buone sensazioni, anche perché altrimenti Ausilio non si sarebbe esposto con quei termini. Qualcuno ha ipotizzato: l'Inter prende Lookman, quindi cede Thuram. No, almeno secondo le parole di Ausilio, ecco, che conferma un po' quanto era emerso negli ultimi giorni. Ausilio è stato categorico: Marcus è assolutamente fuori dal mercato, quindi anche qui non ci sono spazi per dubbi, ma insomma già si era parlato che non era contemplata la cessione di Hakan Çalhanoğlu. C'è poi il caso Leoni, o meglio il caso l'interesse su Leoni, poi andiamo a vedere anche le situazioni in uscita. E anche qui si è espresso Ausilio, qui naturalmente è stato un po' più vago, dice: non sono convinto che la nostra difesa vada rinforzata, abbiamo 7 giocatori e tutti di assoluto valore, parla di elementi giovani come Bissek o Bastoni, poi aggiunge: Leoni è un giocatore che piace, ma come tutti i giocatori forti è difficile parlarne visto che appartiene a un altro club. Naturalmente l'Inter non toglie gli occhi da Giovanni Leoni, si proverà a chiudere prima per Lookman, poi si cercherà anche l'affondo, magari con la possibilità che in questi giorni si possa chiudere qualche altra operazione e che quindi ci sarà, per così dire, contante fresco da investire poi sul difensore del Parma. Ausilio ha parlato anche di Çalhanoğlu e su Çalhanoğlu ci sono delle novità anche al di là delle parole di Ausilio, perché il direttore ha detto: con Çalhanoğlu non c'è nessunissimo problema, un giocatore forte, ha dato tanto ancora all'Inter, ci contiamo tantissimo. Dice: c'è stato un confronto col Galatasaray e lì abbiamo capito che non c'era nulla. Çalhanoğlu, è importante sottolinearlo, non ha mai chiesto di andare via dall'Inter. In effetti, come ben sappiamo, il confronto col Galatasaray ha portato praticamente a poco, anche perché l'offerta era bassissima. Nelle ultime ore però si fa spazio all'ipotesi Fenerbahce, che sarebbe pronto ad offrire tra i 15 e i 20 milioni, starebbe sondando il terreno anche col calciatore per capire le richieste di ingaggio, voci che arrivano dalla Turchia, quindi insomma non è completamente chiusa l'ipotesi cessione Çalhanoğlu. Credo che all'Inter non dispiaccia nemmeno poi così tanto, anche perché forse è l'ultimo anno in cui si può fare la
plusvalenza col calciatore, per poi magari andare a puntare un centrocampista che può dare più quantità, un po' più fisico. Ecco, inizialmente si era parlato di Ederson, difficile pensare che dopo Lookman si possa prendere anche Ederson, sia perché l'Atalanta dovrebbe togliere il terzo pezzo pregiato dalla formazione, sia perché comunque i costi sono altissimi, però probabilmente sarebbe quello il tipo di calciatore. Naturalmente vanno prima, diciamo, affondate l'interesse del Fenerbahce, bisognerà attendere comunque l'offerta ufficiale e l'eventuale partenza di Hakan Çalhanoğlu. C'è poi una questione Dumfries che non è completamente chiusa, sappiamo su Dumfries c'è la clausola che sarà in scadenza il 31 di questo mese, e anche su di lui si è espresso Ausilio, dice non è arrivata nessuna richiesta da Barcellona, non c'è mai stato nulla, confermo che c'è la clausola che è arrivata in un momento particolare, siamo stati bravi però a tutelare il patrimonio del club rinnovando il contratto. Vi assicuro che la clausola ha spaventato più voi che noi, l'Inter è serena e lui è felice di restare. Però, secondo le ultime indiscrezioni, Jorge Mendes, il procuratore di Denzel Dumfries, avrebbe avuto un contatto col Barcellona. Insomma, non è da escludere che possa arrivare l'offerta, anche perché la clausola è relativamente bassissima, 25 milioni per le qualità del calciatore è davvero un prezzo vantaggioso. Dobbiamo solo sperare che passino in fretta questi giorni e che scada in fretta questa clausola di Dumfries, perché sarebbe davvero una grave perdita a fronte di un introito, diciamo, decisamente basso. Ausilio ha parlato anche di Aslani e Sebastiano Esposito e andiamo a leggere anche le parole su loro due. Dice non c'è una squadra più vicina ad Aslani ed Esposito, ci sono situazioni buttate lì e varie telefonate, ma nessuna pista concreta. Poi aggiunge su Aslani, pensiamo che dopo 3 anni sia più giusto anche per lui trovare opportunità diverse per giocare con maggiore continuità, anche se non bisogna dimenticare che ha 100 presenze all'Inter, un progetto fuori per lui oggi però è l'ideale. Quindi diciamo che Ausilio ribadisce che la cessione di Aslani e Sebastiano Esposito non è immediata nel giro praticamente, non si tratta di una cessione che avverrà tra oggi e domani, non c'è un discorso concreto per quanto riportano le sue parole, però ad Aslani è stato comunicato che è fuori dai piani dell'Inter. Ora magari qualcuno farà la domanda, ok, ma mettere il calciatore sul mercato automaticamente abbassa il prezzo? Forse è anche un modo per spronare Christian Aslani, per metterlo ufficialmente sul mercato, anche perché Aslani sembrava un po' restio ad andare via dall'Inter, ha rifiutato delle proposte all'estero. In Italia c'è un interesse della Fiorentina e del Bologna che però sono rimaste un po' tra virgolette spaventate dalla richiesta dell'Inter di 20 milioni. Certo, mettere il calciatore sul mercato significa che l'Inter sarebbe pronta ad accettarne anche meno, forse anche meno dei 15 che si era prospettato, magari tra i 12-13 milioni si potrebbe chiudere, anche perché Aslani praticamente non troverà spazio all'Inter, a maggior ragione se il centrocampo dovesse passare a 2, quindi c'è bisogno anche di chi ci mette grinta, ci mette dà qualcosa in fase di non possesso, forse che è il vero punto debole di Christian Aslani, e quindi alla fine la cessione potrebbe essere vantaggiosa sia per l'Inter naturalmente, per la natura economica della cessione, sia per il calciatore stesso che potrebbe andare a trovare spazio altrove. Ausilio ha parlato poi anche di Frattesi e Sommer, andiamo a leggere anche le parole sui due calciatori. Dice su Frattesi non è arrivata nessuna offerta per Frattesi, ma avremmo comunque detto di no perché Davide fa parte del progetto di Kivu, quindi anche quel mezzo interesse che c'era stato della Juventus è stato praticamente, non dico smentito, ma insomma non interessa né all'Inter né al calciatore, anche perché poi dovesse veramente varare quel 3-4-2-1 o 3-4-1-2 che di cui tanto se ne è parlato, Frattesi potrebbe agire anche da sottopunta, sulla tre quarti, quindi ci sarebbe ecco, un calciatore che può dare caratteristiche diverse in quella zona di campo rispetto ai vari Lookman, Lautaro. Chiudiamo anche con le voci riguardo la partenza di Sommer. Ausilio dice non c'è stato nulla e non penso ci sarà. Sommer, Martinez e Di Gennaro saranno i portieri che si giocheranno le opportunità concesse loro dall'allenatore, quindi diciamo che in questo momento non è vicina la cessione di Sommer, automaticamente l'Inter non si sta muovendo su altri portieri. Chiaro che poi dovesse arrivare un'offerta ufficiale del Galatasaray, l'Inter la valuterà, vista l'età di Sommer, visto il fatto che comunque bisogna iniziare a pensare al successore, magari se non arriva l'offerta il prossimo anno si può anticipare di un anno, però in questo momento non sembra ci siano offerte concrete e quindi Sommer sarà ancora il titolare dell'Inter, anzi Ausilio dice Sommer, Martinez e Di Gennaro si giocheranno il posto, chiaro che parte
il portiere svizzero come titolare, e chissà però che Martinez non possa avere più spazio, anche se non sembra che si vada in quella direzione. Ragazzi, la sensazione è che stia comunque nascendo una buona Inter, dovesse concretizzare questo affare Lookman e poi se riuscissero a portare anche Leoni sarebbe davvero una gran bella Inter quello che sta nascendo, e questi due affari potrebbero spazzare un po' di quei dubbi che si erano instaurati in tanti di noi tifosi interisti. Insomma, staremo a vedere. Nel frattempo sfruttiamo anche la sezione commenti per confrontarci, è bello confrontare le idee anche quando sono diverse. Io vi saluto, come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter!